Oggi vediamo come si seminano i semi del limone per far nascere su delle nuove piantine in modo che poi magari le potremo anche andare ad innestare. Allora prendiamo un bel limone maturo, lo tagliamo in due a metà in questo modo qua e poi andiamo a prelevare i semi all'interno. Con l'aiuto di uno spremiagrumi spremiamo il nostro limone fino a che preleviamo i semi all'interno. Eccoli qua. Ora avviene un processo particolare. Noi del nostro seme, eccolo qua, dobbiamo andare a levare la pellicina esterna, questa cuticola qua. Il seme è molto viscido, aiutatevi con un paio di pinzette e liberate il seme dalla sua pelle esterna. Eccoci qua. In questo modo velocizziamo la nascita del semino. Prendiamo una scatolina piccola di queste qua con il coperchio, prendiamo dello Scottex, un tovagliolino, tagliamolo a misura e mettiamolo un pochino sul fondo in questo modo qua, in modo che fa da letto di contenitore per i nostri semi. Adagiamo i nostri semi nel contenitore in questo modo qua e poi inumidiamo il tovagliolino con uno spruzzino, basta davvero poco, e poniamo sopra ai semini un altro strato di tovagliolino in questo modo qua, inumidiamo di nuovo. Così ci siamo. Adesso prendiamo il nostro piccolo coperchio, ci segniamo la data, io addirittura ho messo anche l'ora sul processo che noi abbiamo effettuato di questo semina, e adesso andiamo a riporre in una zona dove c'è luce all'interno di casa ma non al sole diretto, quindi va bene vicino ad una finestra ma il sole non deve colpire il barattolino, mi raccomando, altrimenti qua l'effetto serra è veramente troppo forte e potremmo rischiare di bruciare i semini. Sono passati 15 giorni e i nostri semi iniziano a nascere. Aiutatevi sempre con un paio di pinzette a fare queste operazioni, non toccate mai con le dita. Ecco qua, togliamo il tovagliolino ed ecco qua i semini, vedete, uno è nato ed ha una sola radichetta, uno è nato e ha addirittura due radichette ed uno sta ancora nascendo, quindi andiamo a seminare solamente questi due che hanno le radichette e lasciamo ancora un altro po' germinare questo qua sulla vostra destra. Munitevi di tanti vasetti quanti sono i vostri seminati, perché ad ogni vasetto corrisponderà la semina di un solo seme, e riempite con del terriccio per piante acidofile. Stiamo seminando un limone e quindi il pH del terriccio dovrà essere tra il 5,5 ed il 6,5. Ora dovremo prendere il nostro seme e porlo con la radichetta che sta guardando in giù nel verso della profondità del vaso. Quindi come si fa? Prendiamo il nostro vaso, facciamo un po' un foro al centro, io lo sto facendo col manico del coltello, e poi prelevo il mio seme stando ben attento a non toccarlo con le dita e porlo poi con le radici in giù in questo modo qua. Allo stesso tempo io devo controllare che questo semino sia profondo circa 1 centimetro, quindi il terreno che lo ricopre dovrà essere di 1 centimetro solamente, quindi lo tengo un po' su con le pinzette e poi vado a riporre del terreno intorno pian piano, come state vedendo qua, e lo ricoprirò di circa 1 centimetro in questo modo qua. Pressate appena leggermente il terriccio e a questo punto annaffiate abbondantemente. Quello che dovremo fare ora è prendere questi sacchetti per alimenti abbastanza grandi affinché ci entri il nostro vaso, ce lo mettiamo dentro e lo andiamo a chiudere. Se state seminando diversi semi o magari varietà che non sono uguali, o magari state facendo un arancio, un limone, insomma, vi consiglio di andarvi a scrivere quello che state seminando su questa parte qua dell'etichetta.
Ora, se abbiamo fatto questa semina da novembre a febbraio, siccome fuori fa freddo, riponiamo il vasetto in casa, che è bella calda, e lo riponiamo vicino ad una finestra, quindi ci deve essere luce, ma il sole, i raggi solari non devono colpire il vasetto. Se seminiamo da marzo invece a settembre-ottobre, lo riporremo in una zona esterna, fuori fa caldo, ma in una zona dove c'è ombra, quindi magari a nord, insomma, i raggi solari non devono colpire il vasetto perché fa effetto serra e potrebbe far morire il semino dentro, però ci deve essere chiaramente luce per la sintesi clorofilliana. Il tempo passa e le nostre piantine di limone iniziano a crescere, eccole qua, già sono alte quei 2-3 centimetri, qui addirittura ne abbiamo una, anzi sono due piante nate dallo stesso seme, che significa che il limone dobbiamo sapere che è poliembrionale, vuol dire che da uno stesso seme ci possono essere più embrioni, quindi possono nascere più di una pianta. Una di queste piantine può essere anche uguale alla pianta madre, quindi dare ottimi frutti, si dice che è un clone della pianta, ma questa è una rarità, è più facile che sia un ibrido. Sono passati 4 mesi e 10 giorni e la nostra piantina già è alta quei 5-6 centimetri, è veramente bella, in ottima forma, guardate qua che foglie lucide. Continuiamo così a tenerla in mezz'ombra, a annaffiarla, a curarla per almeno altri 6-7 mesi. Quando avrà circa un anno la potremo andare a trapiantare direttamente in piena terra. Dopo un paio di anni di vita possiamo andarla ad innestare. E beh sì, la dobbiamo innestare perché da questa pianta difficilmente avremo frutti grandi e succosi. Magari saranno piccolini, duri, con una buccia fine oppure un succo acre. Comunque sicuramente la dovremo andare ad innestare. Vi saluto qui ragazzi, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio.